c'ero mai riuscito. Oggi vi porto in campo per la recensione della nuova Head Prestige MPL. Mettiamo la borsa in macchina e si parte per il CT Decimo Manu. Oggi con Dani e Lena sarà un'altra bella sessione di allenamento dove avremo modo di fare un po' di tie break e di provare proprio sul campo questo telaio che sicuramente dalle aspettative promette molto. È pur sempre una Prestige, quindi bisogna prenderla con le pinze. Sono molto curioso perché per me Prestige rappresenta la storia, il telaio con cui ho giocato di più, e quindi bisognerà capire se riesce a mantenere una certa linearità con le aspettative. Va bene, andiamo. Allora, oggi con Daniel siamo entrambi microfonati, cercheremo di portare un po' più di intrattenimento e di coinvolgimento per provare questa Prestige MPL. Faremo due tie break. Il primo tie break con impostazioni e parametri di specifica retail, quindi 300 grammi con incordatura Lynx 2120, piatto 99, 16-19. Il secondo tie break ho con me un grip in cuoio che sostituiamo e mettiamo 2 grammi a ore 3 e ore 9 per vedere un pochino che cosa potrebbe cambiare. Ora, qua dovevi andare a rete. Ti ha graziato che l'ha sbagliata. Questa racchetta non è così facile, nel senso che sì, sono 300 grammi, ma sembrano di più. Comunque il suo profilo costante la rendono un po' complicata da muovere. No! Daniel è un giocatore aggressivo, bisogna cercare di non farsi prendere dalla foga. Giocare carico, profondo. Ah, peccato. Soprattutto variare il gioco, perché chiaramente se tu fai a cazzotti, lui ha la tecnica e il livello per fare male. E il campo dov'è? 4-1. Vieni. Scemo, dovevo correre subito a rete. 4-2. Oh, esteticamente è una bomba questa racchetta. A livello di gioco senti proprio che perdona poco. Adesso sto già pensando che dopo, aggiungendogli il manco in cuoio, potrebbe diventare ingiocabile, però effettivamente le manca un po' di inerzia, quindi il peso in testa si potrebbe mettere. Vai a rete, lunga, vai a rete. 5-2. Devi essere pronto a andare a rete. Bravo. Fai un lobo come si deve, tira sulla palla. Un attimo. Non ero pronto, dai.
Quando non sei pronto non battere, non arrangiarti. Sei 3. Sta giocando male. Non dimentichiamo che anche lui ha cambiato racchetta. 6-3. Pro sta fix e sta riusando la gravity. Oh. Basta, madonna. Fuori, scemo. Stai. Farti scavalcare, sei troppo avanti. Fai un metro indietro. Un metro indietro. Sei troppo attaccato alla riga di fondo. Sta giocando benissimo, Dani. Sta sbagliando molto, sta commettendo parecchi errori e io ne devo trarre vantaggio. Sento il manico molto grosso. 2. Vai. Domani. Sento il manico grosso perché non è il suo manico Ed, è arrivata con un manico Vase, non so che cosa, ed è più grosso. Oh. Cazzo. Otto 7. Attenzione su queste prime, serve forte, devi guardare bene la palla, non lasciarti andare così a una rimessa. Forza, bel servizio ad uscire, si sente che la racchetta comunque non ha inerzia. Bella, bravo. 9-8. Lunga. E che shonk. E tira un top, no? Scemo, bastava meno. Troppa foga. 19. E facciamone un'altra. Affanculo, si può dire. Allora, adesso ragazzi, 11-9 per Daniel. Ha iniziato male Daniel, poi ti sei messo a posto, diciamo. Sì. Allora, stavo dicendo prima mentre giocavamo, non lo so se glielo metto il cuoio, perché effettivamente la sento, è solo 300 grammi tra virgolette, però la sento un po' pesante, no? Quindi magari mettergli un cuoio la potrebbe far salire ulteriormente, diventa difficile poi da muovere. Quindi magari adesso per aumentare un po' l'inerzia, perché è quello che gli manca. Se mi aiuti, li tieni gli altri 3.
e mettiamo il primo, andiamo a posizionare 2 grammi di peso, potremmo fare, ho detto prima, 3,9 in funzione del fatto che mettevamo anche della massa in più grazie al grip in cuoio, però non mettendo quello vogliamo aumentare l'inerzia senza, diciamo così, beneficiare troppo della massa, quindi ci spostiamo un po' più su. A ore 12 potrebbe essere una buona soluzione. Direi che lo mettiamo direttamente qua su, però sono 4 strisce che avevo già preparato, quindi diciamo che facciamo ore 11 e ore 1 orientativamente. Quindi ragazzi, questo è un piombo della gamma che viene venduto in strisce, diciamo di, non so se siano 30 cm o giù di lì, e poi te lo puoi tagliare come meglio credi, e lo posizioni sulla racchetta essendo un adesivo. Adesso lo posizioniamo qua cercando di fare un lavoro ben fatto. Se solo ci fosse Christian. Eccolo qua, mettiamo il secondo, guarda, abbiamo messo qui, adesso lo mettiamo dall'altra parte. Ecco, giusto per dire, anche se io non la so dire bene come la direbbe Christian, però il piombo, le striscette non le dovete mettere alternate, perché questo comporta una torsione del piatto corde all'impatto che rende instabile il vostro colpo, quindi le dovete mettere esattamente nello stesso punto in cui avete messo l'altra, perché altrimenti è un problema di stabilità. Eccolo, proprio dove c'è il nodo la dovevo mettere, eccolo lì. Come l'hai trovata tu, Daniel, questa racchetta? Molto bella, sensazioni molto buone. L'unico, diciamo, difetto, a differenza della mia, la palla scappava un po' troppo, tanta spinta, poco controllo. Ok, cioè quindi tu gli hai sentito spinta, non hai percepito che le mancasse invece un po' di inerzia? No, come inerzia la trovo buona come racchetta. Ok. E tu adesso stai usando una Gravity MP Però Custom. customizzata da Christian Fama. sempre lui. Però stai provando, se si può dire, la Pro Staff X. X, esatto. Come mai? Perché sto ricercando un po' più di controllo nella racchetta, ma non so se sarà quella giusta. Sa Ok. che torna alle origini. Sì. Vediamo. Beh, diciamo che la Gravity in teoria non è una racchetta a cui manca il controllo, di base. Sì, però ho tantissima spinta, mi scappa un po' la palla, soprattutto di dritto. Ok. Quindi ho fatto vari test, ho provato la Radical, ho provato la Extreme Tour, Sì. ma nessuna di queste mi è piaciuta e quindi sono tornata alla Gravity. Bene. Ok, qua abbiamo finito il lavoro, abbiamo messo questi 2 grammi. Facciamo un altro tie break, vediamo se cambia qualcosa. Il manico per adesso lo lasciamo così. Ok ragazzi, allora sento leggermente che l'inerzia si è spostata più sulla testa. Bilanciamento un attimino più interessante. Adesso vediamo se cambia qualcosa. 1-0. Allora, perché quello di cui mi rendo conto, poi magari ditemi anche voi nei commenti, e io adesso sono a caldo, quindi non è detto che tutte le mie sensazioni siano corrette, però sento che la palla è sempre corta, fatico a trovare profondità, nonostante comunque stia facendo andare la palla, il che, chiaro, va bene, è una racchetta da controllo, vogliamo avere controllo, però sento di essere corto. Come prima, 2-0, un po' di errori da parte sua. Diciamo che non è che è cambiato molto con questi pesi qua sopra in testa, a primo impatto. Forza, 3-0.
gli stai dando degli assist. È chiaro che io mi aspetto una bomba, invece me la tira così, non sono preparato. Riflessi pronti, split step, salta, vai a prenderti la palla. Tira su sta palla, tirala su, curva. In polacco curva vuol dire qualcosa di brutto, non mi ricordo, ma nel mio caso vuol dire alza la palla 2 metri sopra la rete, carico in totale sicurezza. È che non è un telaio che te lo fa fare così facilmente, non è che stai giocando con un extreme. 4-1. O con una ace zone. Fuori, cazzo, vedi come dai per spingere? Se non passi bene sopra con una spazzolata, vaffanculo. Sono andato dritto a passare sopra la palla, no? Puoi chiudere, non esagerare. 4-2. Questa racchetta oggi è la prima volta che ci gioco, chiaramente, quindi bisogna anche un po' conoscerla, però capisci subito che sei alle prese con un telaio che perdona poco. No! Cos'è questa sciocchezza? Ok, variare il gioco, non troppo sotto. Bravo. Attacca sul rovescio. Cazzo, se attacchi sul dritto. Vai, 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 vai. No! Ma basta mettere sta racchetta verso lì. Incrocio. Incrocia. Ci puoi fare. Siete 2 contro 1. Tu e la Bravo. 2 contro 1 vuol dire tu contro lui e la Prestige. Quelle racchette che ti fanno dire wow, ma non ti fanno vincere le partite, per dirlo al contrario, vero Daniele? E anche come uscita di palla. Sono sempre corto. Come fai a fare punti se non lo metti sotto pressione? Devo allungare di più il braccio, devo dare di più, c'è un cazzo da fare. Spingere più in avanti il movimento. No, non ci posso credere. Che cazzo? Cioè, devi appoggiare la palla. 8-6. Oh! È la fine, è la fine. Sto facendo schifo. Cazzate su cazzate. 9-6. Dai, stai zitto e gioca.
Bravissimo, bella. Che faccio? Glielo metto? Boh. Vedi tu, vedi come la senti. No, ne facciamo un altro se puoi e la usi tu. Vediamo che cosa cambia di specie, come la racconti, insomma. Però mica sono sempre corto, entri facilmente, non riesco a dargli profondità. Io invece prima mi scappavano in lunghezza. Allora ragazzi, facciamo un ulteriore tie break. Io adesso prendo questa blade, tra l'altro incordata con un ibrido Lynx Velocity, 21 kg. Daniel prende la Prestige, poi vediamo a fine tie break un po' di considerazioni. Lo rifaccio, cancelliamo. Oh. Oh. Vedi quanto scappa, proprio difficoltà a controllarla. Io al contrario, cioè non riesco a spingerla. Che cazzo? Io questa per me l'ho appena, malapena toccata, andata fuori un metro. Sì. Scappa. No, vabbè, era un tanto. Sì, però non lo so, è proprio la sensazione che scappa sta palla. Ehi, bravo. La sensazione di questa blade è tutta un'altra cosa, molto più... Mi verrebbe da dire morbida, è vero che c'è un ibrido. Oh. Vai a rete, vai. Bravo. Partito in ritardo. Vai subito a rete. 2-1. Vuoi essere già lì? Vai a rete. Scommetto che voi qui sotto vi state divertendo a ascoltare tutte queste cazzo di vaneggi. Ditemelo qui nei commenti, dai. Bravo. Ditemelo voi dov'è che ho sbagliato. Quel cazzo di dritto anomalo, cioè a sventaglio. Potevo tirare un dritto da qui. Arriva. Devo tirare un rovescio, invece ho tirato un dritto da qui per andare troppo stretto. Mi sono aperto il campo sul lato del diritto. Attenzione a queste cose. Anche voi da casa. Via col televoto. 2 pari. Un po' lunga. Fuori. Questa racchetta, la blade, adesso stiamo facendo la recensione di una Prestige, ma per capirci, questa blade, questa palla corta che ho fatto adesso, è uscita naturale, si muove meglio nell'aria questa racchetta. È vero che ha un'inerzia più elevata, ma è anche più maneggevole, nonostante pesi addirittura di più, e anche un bilanciamento qua. Io ci ho messo, non mi ricordo se 2 o 3 grammi al manico, quindi da 32, cos'è 32,5? No, 32, siamo probabilmente intorno ai 31,7. E quella è 31,5 di bilanciamento. Gli abbiamo messo adesso i piombini qui, gli abbiamo spostato leggermente il bilanciamento. Però questa rimane più, non lo so, più facile, passatemi il termine, molto tra virgolette. Oh, io. Oh, io. Dai, stai attento, cazzo. Comunque sul servizio si sente moltissimo i grammi che manca, confronto alla mia. Si sente? Si sentono molto i grammi che mancano, confronto alla mia, sul servizio.
non riesco la sento proprio leggera, lenta, come racchetta. Ok? Quindi magari mettendoci il grip in cuoio gli dai quella cosa in più. Aia. 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 No, questo lo dovevi fare prima. Colpo prima, gliel'hai data centrale. Dovevi stringere l'angolo. Rallentare un po' la velocità e stringere l'angolo incrociato. Fai girare la palla. Eia, com'è questa? Guarda che giro che aveva. Giro per i fondelli. Ma su, ma questa dove la insegnano? Aia. Dai, stai giocando il tutto per tutto così. Non ha senso rischiare così dal primo punto. Ah. Manco a Gerusalemme, cazzo. Basta appoggiarla. Esagerato. Aia. Via. Sì, certo. Più rigida questa è la Gravity. Dovrebbe essere uguale. Uguale. 61 di rigidità, tutti e due. Facendo schifo questo tiebreak. Parlo troppo e non agisco. Ma che cazzo, 10-3. Allora, diciamo che possiamo tirare un po' di conclusioni. Vieni, Dani. Ti ha tolto molto in questo tiebreak la Blade, secondo me. Ti ha La tolto? a te. Ah, Arriva molto più leggera la palla. sì? Ok. Questa tiravi più pesante. Cioè, per quanto mi riguarda io tiravo più pesante seppur avessi la percezione che giocavo corto. Sì, la Ok. palla schizzava di più. Mentre con questa? Questa tiravi un po' più lungo, ma la palla era un po' più leggera come palla, non Ok. saltava. Ok. E tu come l'hai trovata quella? Va bene, rimango dell'idea di prima, che controllo è difficile, scappa un po', però buona come le corde, naturalmente non mi trovo, sono molto morbide confronto alle mie. Tu però usi Octouch. Gli Octouch 1,30, questo 1,30 1,25, addirittura. però va bene, buone sensazioni. A chi la consigli questa racchetta? Boh. A un giocatore come te la consiglieresti? Cioè del tuo livello inteso come categoria, come stile di gioco, oppure secondo te è più adatta Dato un giocatore che secondo me cerca spinta, questa con delle corde morbide, con un calibro 1,20, 1,25, potrebbe aiutare sulla spinta. Bisogna vedere poi dopo se il giocatore riesce a gestire quella palla, perché se non è facile gestire una palla con questa racchetta, è un po' complessa. Sì, per uno della mia categoria sì. diciamo, la consiglieresti da un terza categoria in su, diciamo. sì, in quarta sì. categoria fatichi a vederla. Sì, beh, un po' complessa Valorizzata. secondo me, poi non lo so, dimmi tu come l'hai trovata, però secondo me è un po' complessa come racchetta. No, io la trovo complessa, insomma, nonostante le sue specifiche siano, questo l'ho detto più volte mentre giocavamo, no? È diciamo una prestige light, ma è pur sempre una prestige. So che tu non hai una grande esperienza di aver usato prestige in passato, però le prestige sono racchette complicate. Appena ho preso questa che stavamo giocando ho detto sembra più facile, eppure la Blade è notoriamente comunque una racchetta altrettanto esigente, diciamo, quindi questa rimane una prestige comunque per tanti ma non per molti, cioè ci vuole appunto un minimo di livello, poi al di là della categoria che dice tutto e niente, uno magari non fa tornei eccetera, però il livello di gioco deve essere alto e poi credo anche che sia una questione di come giochi. Per esempio io utilizzo molto il topspin, uso un'impugnatura abbastanza aperta e probabilmente fatico di più con un telaio del genere rispetto a chi
gioca magari con una eastern un po' più... Perché dà molta spinta, sulla palla piatta mi sono accorto che la palla viaggia bene, però cercando di tirare una palla pesante esce, ma devi imprimere molta forza sulla palla, sennò non esce dal piatto sulla a corde. palla pesante no, invece sulla palla piatta schizza via. Esatto, esatto. Va bene, grazie Daniel. Grazie a te Michele. Questa era la recensione della Prestige MPL, spero vi sia piaciuta, quindi un bel mi piace, iscrivetevi al canale e al prossimo video.